Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi vi consiglio di guardare questo video straordinario. Oggi parlerò delle Asian Odds di Score Trend e vi farò vedere come funzionano e come utilizzare al meglio i pronostici. Le Asian Odds le ho soprannominate per dummies perché ho reso un concetto apparentemente difficile, semplicissimo e alla portata di tutti. Ho ricevuto messaggi su qualsiasi social, qualsiasi canale di persone esterrefatte dalle potenzialità e dal modo di presentare le quote, gli eventi, i pronostici delle Asia Odds di Score Trend. Adesso avete uno strumento che è integrato all'interno di Score Trend, che adesso è gratuito, quindi avete il full completo delle funzionalità che però verranno aumentate nei prossimi giorni. Vi consiglio di aggiungervi al mio canale perché settimana prossima, mercoledì, giovedì o venerdì, adesso vediamo, introdurremo due nuovi indicatori all'interno delle Asian Odds di Score 3. Il draw balance, che sarà un indicatore che vi permette di fare sia eventualmente trading pre-match sul pareggio o live, e questo cosa fa? Prende le quote diciamo delle Asian Odds. Con un particolare algoritmo nostro proprietario vi va a dare questa indicazione direttamente andando a lavorare sulle Asian. Adesso lasciamo stare queste nuove anticipazioni, andiamo subito a vedere come funzionano le Asian Odds di Score Trend. Seguitemi attentamente perché non hanno nulla a che fare con le altre Asian Odds con cui voi siete abituati ad operare. Queste sono nettamente più semplici, rompono gli schemi, sono diverse e quindi dovete capire il funzionamento, che ripeto è semplicissimo, e seguendomi su questo video veramente avrete uno strumento incredibile che, ripeto, ho dato adesso gratuitamente a tutti voi. Andiamo subito a vederlo il funzionamento. Ecco, questo è le Asian Odds di Score Trend. Innanzitutto abbiamo le traduzioni nelle varie lingue, basta schiacciare le bandierine, e poi abbiamo a disposizione, come vedete, la possibilità di avere il tema notte e il tema giorno cliccando sulla mezzaluna qui in alto. Adesso, come prima cosa, quando voi aprite il sistema, io vi consiglio di fare una cosa. Andiamo su selezioni e potete decidere cosa vedere nel pannello principale. Consiglio soprattutto sul telefono di andarvi a togliere determinate cose. Allora, sullo smartphone abbiamo fatto un tema che è diciamo mobile perfetto e quindi si adatta agli schemi, però ovviamente non potete avere tutte queste colonne perché vi portano via spazio, quindi io vi consiglio di andare a togliere quello che ritenete per il momento diciamo non opportuno utilizzare quando siete sull'app. Come bookmaker suggerisco di utilizzare Bet365, Pinnacle Sport e SBOBet come termine di paragone. E qui la prima grandissima differenza tra il nostro software e tutti gli altri. 188bet abbiamo le quote dell'ultimo giorno, quindi ovviamente, ripeto, lo potete utilizzare però sapendo che le quote sono dell'ultimo giorno e non abbiamo quelle di partenza, ma a breve avremo anche queste. Allora, chiudendo questo, come vi ho detto, la prima grandissima differenza rispetto agli altri è questa. Noi abbiamo solamente una riga per ogni partita. Questo perché? Perché le persone prima, se mi vedevano per esempio questa qua, Panama First Division, più 0,75 e meno 0,75 come handicap, le persone più 3,05 e meno 3,5 non capivano mai, ok, favorita, non favorita, facevano confusione terribile. Adesso noi abbiamo solamente su una riga, vedete, c'è Bet365, solamente una più 3,5 sotto Pinnacle, quindi voi vi trovate solamente quella riga dove c'è la squadra favorita. Quindi in questo caso come vanno letti gli handicap? Vedete che c'è il colore blu e rosso che sono quelli di Score Trend. Prima viene il blu, la squadra che gioca in casa, poi viene il rosso, la squadra che gioca in trasferta.
Quindi semplicemente sapete se la squadra che gioca in casa è favorita oppure no, ma questo lo vediamo nei pronostici. Quindi il più si riferisce alla squadra favorita in trasferta, il meno a quella in casa. Quindi tutto su una riga sola. E poi abbiamo il confronto dei 3 bookmaker. Questo perché? Perché ultimamente, cosa succede ultimamente negli ultimi anni? Che i vari book asiatici vanno un attimino a tarlocare le quote di chiusura o dell'ultimo, diciamo, della parte finale prima che inizia la partita. Questo perché? Perché si sono resi conto che gli scommettitori vanno a vedere le configurazioni asiatiche e quindi qualcuno tende a cambiare le carte. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo i 3 bookmaker uno di seguito all'altro, così vi rendete conto se c'è stata una variazione di spread o di handicap per tutti e 3. Se c'è per tutti e 3, ok, in una determinata direzione, capite bene che il segnale è nettamente più forte che ci sia un bookmaker solo o 2 bookmaker. Capito? Quindi questa è la grandissima novità. Poi, fatto questo, siccome se voi volete avere tutte le partite, adesso il sistema l'abbiamo rifatto che è estremamente veloce, può gestire anche 2-3 mila partite contemporaneamente, fate carica tutto. Il sistema vi carica tutte le partite. Oggi ci sono 269 partite, le potete scorrere, vedete, ma soprattutto le potete andare a filtrare col nostro filtro potentissimo. Per esempio, scrivo Torino, guardate, è già comparsa il Torino. Se la scrivete qua, poi ovviamente se andate di qua, se scrivete Serie A, vi appare la Serie A che gioca stasera un'unica partita e qui potete mettere il risultato. Altra cosa da vedere, potete mettere le partite ordinate per ascendente o discendente ora di inizio, vedete adesso sono ordinate, vedete, per l'ora di inizio, oppure potete mettere le partite che iniziano nei prossimi 15, 30, 45, 60 minuti, così voi aprite il sistema. Come sapete, se volete il massimo dalle Asian Odds dovete guardarlo soprattutto nell'ultima ora, ma soprattutto negli ultimi 15 minuti. Ecco perché c'è questa cosa. Poi a breve faremo un bot pre-match dove voi potete inserire le vostre configurazioni asiatiche e vi arriva l'alert, potete metterlo per esempio a partita iniziata o un pochettino prima, così vi arrivano le configurazioni asiatiche direttamente sul vostro bot. Adesso fatto questo, poi vedete qua potete andarvi a ordinare le varie caselle, vedete qui sopra voi le potete variare a ordinare, quindi basta che cliccate qui sopra e queste colonne si vanno ad ordinare in modalità crescente o decrescente. Fatto questo, qui ovviamente potete tornare indietro per la data 25, 24 o andare avanti, così vi potete studiare quello che è successo il giorno prima. Qui come bookmaker vedete abbiamo messo Pinnacle che compare come bookmaker, bookmaker principale qui sopra. Se volete le quote HT, vedete, ce l'abbiamo di Bet365, cliccate qui, avete le stesse quote HT. Se volete anche i calci d'angolo, che abbiamo anche quelli, voi mettete qui Bet365, li andate a selezionare nei filtri, nelle selezioni calci d'angolo e qui sulla destra avrete i calci d'angolo. Quindi fatto questo io ritorno nella modalità full time. Qui sopra è facile leggerlo perché vedete prima c'è il risultato, poi ci sono i bookmaker e come prima colonna abbiamo messo, vedete questa, lo spread, perché lo spread è la cosa fondamentale delle Asian. Lo spread è quello che comanda. Quindi cosa abbiamo fatto? Se una squadra, attenti, se una squadra acquista lo spread, l'abbiamo messo positivo. Se lo perde è negativo. Questo perché se una squadra mi acquista uno spread 0,25, 0,5, diventa un segnale nettamente più forte. Quindi come funziona il nostro, che è completamente diverso dagli altri, e per cortesia non mi venite qui a dire Gianluca ma questo ha fatto di qua, questo ha fatto di là, ma quegli altri ce l'hanno di qui, ma gli altri usano le quote di qua, ma quegli altri di qua, perché nel migliore delle ipotesi non vi rispondo, nella peggiore fate voi.
Io parlo solamente di quello che faccio io. Quello che fanno gli altri a me proprio non interessa e non lo voglio neanche sapere. Quindi cosa succede? Vedete qui sopra, questa squadra è passata da più 2,75 come handicap a più 3,5, quindi ha preso 0,75 di spread, è colorato di rosso ed è positivo. Adesso vedremo poi i colori, il perché. Invece vedete questa da meno 0,5 è passata a 0, ha perso 0,5 di spread. Ok? Adesso voglio farvi vedere un'altra cosa, così capite meglio di cosa parlo. Ecco, questa qua, questa squadra, il Vasco da Gama, guardate, è partita da handicap meno 1, è andata come start, è andata in current, quindi prima, appena la partita è iniziata, a meno 5. Vedete che c'è più 0,5. Uno mi potrebbe dire, Gianluca, ma da meno 1 è andata a meno 1,5, quindi la matematica dice c'è un meno 0,5, perché da meno 1 vai a meno 0,5, lo dovresti metterci in meno 0,5. No! Perché questo no? Perché per farvi capire meglio il concetto, per fare in modo che tutti possano capire meglio le Asian, se da meno 1 mi va a meno 1,5, quindi favorita la squadra che gioca in casa, lo spread è andato in direzione della squadra che gioca in casa, a favore, quindi l'ha preso lo spread. Avete capito come ragioniamo? L'ha preso lo spread, quindi ha preso più 0,5 e vedete il risultato 2-0. Chiaro il concetto? Perché era favorita la squadra di casa e di conseguenza cosa è successo? Ha vinto, vedete, e ha preso 0,5 di spread, quindi 2-0 ed è bene. Adesso i colori vi spiegherò a breve il perché dei colori, però adesso seguitemi su altra cosa. Quindi poi abbiamo il current, abbiamo l'handicap current, abbiamo le quote home e away, ok? Poi abbiamo il tempo, quindi quando è stata presa la quota, vedete 26 gennaio, che è quella di oggi ovviamente perché è il current. Poi abbiamo l'apertura, home, away e l'handicap, vedete che c'è l'handicap e le quote e la data in cui è stata presa la prima quota. Il mercato è partito per quel determinato bookmaker. Abbiamo la linea del gol che è importantissima se fate over e under, perché come vedete in questo caso è variato, qui lo spread da 2 è andato a 1,75, ha perso 0,25 di spread, quindi tra virgolette si prevede meno gol. Ripeto un altro concetto fondamentale: le Asian odds vanno prese come conferma di un'analisi fatta in precedenza qualitativa con per esempio le statistiche e tutta una serie di altri parametri. Non va preso così come un pronostico a sé stante. Qualcuno mi potrà dire, Gianluca, ma tu adesso hai messo i prono, c'è scritto prono. Sì, questi sono i prono fatti con le Asian e vedremo quelli colorati di blu e di rosso, è una cosa che abbiamo introdotto questa mattina, sono veramente forti, ma a brevissimo ci saranno i nostri pronostici che saranno nettamente più forti. Infatti vedete, schiacciate prono, ci sarà algo, quindi i nostri con l'algoritmo. Adesso sono quelli base, quelli fatti con le Asian, ma con una mia genialata. Quindi vedete questo, poi ci sono le quote current, open e c'è il drop, quindi quanto ha perso o eventualmente acquisito una squadra. Se la quota scende, per noi il drop è positivo perché va a vantaggio, nel senso se una quota da 2 mi va 1,5 vuol dire che la squadra in casa è nettamente più favorita, quindi scende ed è positivo. Se invece sale è negativo. Ok, quindi scende positivo, sale negativo. Qui metteremo a brevissimo una didascalia che spiegheremo tutte le varie voci. Come vedete gli spread sono colorati, sia quello della linea del gol sia quello invece dei spread per degli handicap diciamo normali, per la vittoria o la sconfitta di una determinata squadra. Quindi è fondamentale che ci sia concordanza diciamo tra gli spread, la variazione di spread dei vari bookmaker, perché almeno vi rendete conto. Vedete qui per esempio qui ce n'è stata una 0,025 e questo è stato 0,0, solamente Bet365 ha questa variazione, qui invece è stato 0,0 e ne ha perso meno 0,25.
Quindi vi potete rendere conto se la variazione è tutta da una parte oppure no. Adesso abbiamo i pronostici, quelli base. Come funzionano? Vedete che ci sono i colori. Sono per il segno 2 o 1. Se c'è un pronostico, tra virgolette, fatto con le ASIAN, ma ripeto, è il pronostico solamente con le ASIAN che va confermato, però chi li sta utilizzando mi dice Gianluca, ma come cazzo è possibile, cosa hai fatto? Va bene. Quindi se rosso, vedete c'è una variazione di spread ed è rosso e il segno è 2, perché il colore rosso, come funziona? Score trend viene il blu, che le barre di quella che gioca in casa sono blu, e rosso in trasferta. Quindi se è rosso, squadra che gioca in trasferta con la variazione di spread è rosso è 2. Vedete qui sopra, se ce ne sono 2, per noi il segno, il pronostico è forte. Guardate, 2 blu, segno 1 è finito 1, anche se Smallsbet ha avuto una variazione che non è seguita agli altri due. Una ha avuto 0,5, l'altra 0,25, l'altro 0, segno 1, eccolo qua. Ma potete andare anche nei giorni precedenti per rendervi un attimo conto, non solamente oggi. Guardate qui, 2 bookmaker, segno 1, guardate, 0,25, segno 1, 2 a 1, 2 bookmaker, segno 1, eccolo qua. Ecco questo discorso, questo, come potete vedere. Quindi qui sopra ce ne sono 2, 2 a 0, eccola qui, 0,8, segno 2. Di conseguenza vi potete svidare. Questa qua invece non è uscita, è finita. Vedete, è più 0,75, 2, ok, pronostico 2, è finita 0,0. Ovviamente non le prendiamo tutte, non si possono prendere tutto e quindi ho detto, per questo motivo, i pronostici vanno confermati, almeno suggerisco io, con un'analisi qualitativa. Però vi rendete conto, questo per esempio non è venuto fuori, ma anche lì io vi suggerisco di andare a prendere campionati medio elevati, per esempio Coppa di Israele, a parte non so su quale, sì, Bet365 ce li hanno, sono anche questi book, però io lascerei stare un po' quelle lì. E quindi vedete qua ci sono tutti i vari pronostici delle squadre e soprattutto, ripeto, lasciamo stare le coppe. Queste sono le partite che devono giocare stasera. Guardate qui ci sono i vari, qui una coppa egiziana, ripeto, io lo lascerei stare. Qui ci sono tutti i nostri pronostici che li potete ordinare anche qui sopra. Poi cosa potete fare? Se per esempio qui avete un 2 o un 1, se volete essere più sicuri fate un X2. Avete capito? Poi ovviamente dovete vedere le quote, però in tanti vi stanno mandando delle multiple, quindi con quote più basse prendete, io suggerisco 2/320, non di più. A quel punto potete essere un po' cautelativi con quello. Poi ovviamente vedete questi sono quelli evidenziati col colore, poi ci sono i vari pronostici X2, 1X, dipende ovviamente dall'handicap delle quote. Questa cosa l'ho spiegata in un mio articolo che è all'interno del sito bettingexchange.net, come si leggono come si fanno i pronostici con le Asian odds. Lo potete vedere ed è spiegato all'interno dell'articolo. Vedete qui sopra ci sono le varie cose, qui i vari pronostici li potete andare a vedere. Questo è X2 e via dicendo, e vi sbizzarrite andare a vedere X2 2, vedete, questo non c'è niente, perché vedete solamente un bookmaker ha fatto una variazione, c'è X2 e 2, poi comunque ha vinto la squadra che gioca in trasferta. E stesso discorso gli altri, potete stare qui, ripeto, a guardarli e a vedere un attimino di capire come funziona. Ma adesso vedremo come si possono studiare i pronostici. Altra cosa importante, se siete qua, cliccate su una partita, adesso sono tutte partite che c'è poca roba, però va bene, clicchiamo una a caso, clicchiamo questa. Abbiamo le quote, si apre questa videata e come vedete abbiamo le quote di Bet365, Pinnacle, Svobet e adesso Svobet questa non l'ha data, vedete avete quelli di Pinnacle, ci sono tutte le quote con i relativi minuti. Per adesso sono solamente pre-match, settimana prossima ce l'abbiamo anche per il live e saranno separate. Cliccate qua e vi si apre il grafico, vedete anche dello spread dell'ASE. Quindi come vedete qua c'è stata un'inversione di quota e c'è stato anche lo spread che è sceso. Andate sopra col cursore, vi dice, vedete che lo spread è stato meno 1,25, vi dice numero 4. Andate su 4, corrisponde a questa e vedete le quote. Siete qua, vedete vi dà la quota 1 e 2, vi dice 7. Siete su 7 e vi rendete conto a che minuto è stato fatto, quali sono le quote di tutti e tre i segni. Così vi rendete conto se c'è stata per esempio un'inversione di quota. Guardate qui per esempio è incominciata a salire la quota del 2, la quota dell'1 è scesa di poco, la partita è finita 1-0.
ok? Quindi qui sopra ci sono tutti i bookmaker, ma ripeto, questa è la prima, prima versione delle quote e dei grafici. A breve ci sarà altra versione, direi nettamente migliore. Come settimana prossima ci sarà quella cosa sui pareggi, il draw balance. Poi altra cosa, va bene, qui quindi vedete se le partite sono finite o no, ci sono i risultati, potete tornare i giorni precedenti. Altra cosa importante è il filtro. Schiacciate sul filtro, potete scegliere il bookmaker, che lui vi prende come primo bookmaker, ovviamente, perché poi vi fa vedere anche gli altri risultati, ma lui fa il conto col book che ci mettete qui sopra. Potete andare a mettere vedete, la data, quando volete partire, faccio un esempio, dal 3 gennaio, il giorno del mio compleanno. I campionati, poi a breve ci sono le liste top e main, abbiamo inserito le liste top e main che sono quelle di score trend dei nostri alert. Risultati, potete decidere per quale risultato andare a filtrare, potete mettere tutti, poi potete mettere l'ASIN, potete fare, se lo spread è 0 è maggiore o uguale di 0,25, se l'handicap di partenza è 0,75. Poi sta a voi decidere cosa mettere, il current all'apertura, e poi potete mettere la linea del gol, stesso discorso, lo spread, le quote, tutto quanto. A breve metteremo anche altri operatori in maggiore range, compreso in un determinato range. Quindi voi siete qua e cliccate e il sistema va a elaborare e a calcolarvi, ecco qua, cosa è venuto fuori con quelle impostazioni che io ho dato del filtro, e vi fa vedere i risultati con quello che ho messo io, con la variazione di spread positiva e con più 0,75 di spread, e qua vi dà i risultati, vedete? Guardate qui, insomma, tutti i vari risultati che sono venuti fuori, e vi state a fare due conti, vedete qui il rosso e i segni 2, vi sbizzarrite un attimino, guardate, tutti e due, questi due, ecco, questa invece è venuta fuori, è sbagliato, la Coppa di Israele, questa è una squadra campionato di Israele, questo per esempio non è venuto fuori, e qui vi fate un attimino un po' di studi, ma vi rendete subito conto un attimino dei risultati, quello che viene, soprattutto quelli evidenziati. Però ripeto, se volete essere un po' più calcolativi, potete fare anche una multipla con 2 o 3 eventi e potete metterci al posto di 2x2. Ovviamente dovete andare a vedere un attimino le quote, che quote sanno, perché se le quote sono già di partenza molto basse, e ovviamente mettere un x2 non ha senso. Quindi capite che il filtro che avete qui sopra è strapotente, perché vi permette di andarvi a studiare le configurazioni. In un prossimo futuro, io potrei già farlo anche domani mattina, ma per il momento non lo faccio, possiamo fare in modo di scaricarvi i dati qui in Excel, tutto su delle tabelle, in modo da averci il vostro archivio. Al momento però non lo facciamo. Poi a breve arriverà anche il tennis, ci sarà la stessa videata del tennis, faremo delle cose interessanti e arriveremo col bot del tennis. E mi auguro un mese o un mezzo ci sarà la nuova versione di Score Trend completamente rifatta. Quando avremo la nuova versione di Score Trend, le ASIAN saranno messe in una finestra sotto la partita, così per ogni partita avete tutto. Score Trend è un progetto mio che ho fatto ovviamente con i miei collaboratori, che consentirà a tutti di avere a disposizione uno strumento che vi consente di avere all'interno di un'applicazione qualsiasi tipo di statistica live, di quote dei bookmaker, quote asiatiche ovviamente come avete visto, e poi ci stanno i volumi di Betfair e tutto il resto. A breve arriveranno anche degli strumenti qui sopra sulle ASIAN per vedere se la partita è tarroccata, soprattutto. Saranno degli algoritmi che ho fatto io, delle formule che ho fatto io, che mi inseriremo. Quindi mi auguro che abbiate compreso le potenzialità infinite della nostra Asian Odds. Vi consiglio di cominciare a utilizzare, e a brevissimo rilasceremo tutta una serie di aggiornamenti per fare in modo che il sistema sia sempre migliore e performante. Ripeto, le nostre ASIAN sono completamente diverse, c'è solamente una riga col più e il meno dell'handicap, se si riferisce il meno squadra che gioca in casa più squadra che gioca in casa, e è bene evidenziato, ripeto, lo spread, la variazione di spread, perché è quella che è fondamentale sia per quanto riguarda gli handicap sia per quanto riguarda la linea del gol. A breve faremo anche poi i pronostici per quanto riguarda la linea del gol, quindi se le partite sono over o sono under. Dovete avere un attimino un po' di pazienza, perché le cose da fare sono tantissime. Come vedete stiamo facendo tantissime cose, e per fare le cose fatte bene ci vuole. Perché noi, come vedete, tiriamo fuori delle cose nuove, delle novità, e per farle bisogna studiare
farle. E quindi ci vuole un attimo di tempo. Vi saluto, ciao a tutti da Gianluca Landi, aspettate i prossimi video la prossima settimana perché ci saranno degli indicatori straordinari.